una grande città ci si può sentire soli, soprattutto quando magari ci si trasferisce. È difficile trovare connessioni reali e genuine. Il nostro torneo è proprio un momento per staccare e si sta qui per 3, 4, 5 ore in cui ci si conosce, si scherza, si balla, si ride, si beve insieme. Il gioco del burraco si gioca a coppie, quindi è un gioco che è intrinsecamente sociale. È uno speed date delle carte, quindi abbiamo visto anche nascere amicizie. Amori non lo sappiamo ancora, ma vi facciamo sapere. Tutte le grandi città seguono un po' la dinamica della festa, della serata, del bar. Qui abbiamo creato un angolo di vita lenta anche se non si è in vacanza. Ciao, sono Vincenzo e sto andando a un evento di Burraco Milano, un'associazione senza scopo di lucro nata da un gruppo di trentenni con l'obiettivo di creare una comunità offline inclusiva con momenti ludici di aggregazione contro la solitudine delle grandi città. Da qualche anno con VD rappresentiamo l'Italia nel progetto Sfera, un network di media europei che raccontano le sfide sociali delle nuove generazioni con un approccio cross-border e internazionale. Il progetto promosso dalla Commissione europea ci permette oggi di incontrare una realtà in controtendenza che punta a creare connessioni autentiche offline. Buona partita, ragazzi! Siete pronti? Possiamo dare il via a questo nuovo torneo di Burraco Milano. Eccoci. Burraco Milano è nata un po' spontaneamente, eravamo a cena a casa mia, siamo un gruppo di amici e avevamo voglia di vivere, no? Un'esperienza diversa da quelle che di solito viviamo a Milano. Avevamo bisogno di uno spazio offline, lontano dagli schermi, un posto più lento, un posto meno frenetico e quindi abbiamo pensato di organizzare una delle attività più lente che si possano avere al momento, che è quella di giocare a carte. Burraco si può giocare o 2 contro 2, che in realtà è la modalità che utilizziamo noi, o 2 contro 1. Facciamo 3 partite, quindi più o meno si gioca un paio d'ore in totale e alla fine delle 3 partite c'è una classifica che decreta poi le varie posizioni, vincitori, eccetera. Noi diciamo che abbiamo aperto le iscrizioni per le coppie principalmente, ma in realtà diamo la possibilità anche ai singoli di iscriversi appunto da soli e poi noi li accoppiamo durante i tornei ed è una cosa molto carina perché le persone poi fanno amicizia. Per esempio mia madre, allo scorso torneo mia madre ha quasi 60 anni, è stata accoppiata con una ragazza di 25 anni, hanno legato tantissimo, si sentono, si sono scambiate Instagram, quindi è anche un motivo proprio per conoscersi, socializzare, anche persone di età diverse, paesi diversi, quindi questo diciamo era un po' il nostro obiettivo. In una grande città ci si può sentire sicuramente spossati, affaticati e talvolta ci si può sentire soli, soprattutto quando si arriva, no? In una città, magari ci si trasferisce, è difficile trovare connessioni reali e genuine. Già dal primo torneo abbiamo visto che c'erano tante persone giovani come noi che avevano voglia di passare una domenica in tranquillità, bere le birrette, a giocare a carte, a conoscere nuove persone e a rallentare. Ho partecipato a 8 Burrachi Milano su 9, perché il primo ce lo siamo persi sfortunatamente. Ci chiamiamo Piccolosi perché è il nome di un bar del sud della Sicilia dove io e la mia amica, con cui veniamo sempre, passiamo tutte le estati a giocare a burraco e a bere spritz. Qui a Milano la situazione è un po' diversa, no? E quindi abbiamo sempre cercato qualcosa che potesse somigliare a quell'ambiente, quella realtà un po' di paese che ci mancava tanto qui a Milano. Noi del team di Burraco Milano ci teniamo tantissimo ad essere accessibili, sia scegliendo luoghi che non abbiano barriere architettoniche e sia rimanendo inclusivi e accessibili anche nei prezzi, perché diciamo, Milano è una città spesso proibitiva, dall'affitto al costo della vita a un cocktail che può arrivare a costare fino a 20 euro, oltre che appunto scegliere dei posti periferici, quindi sostenere dei luoghi lontano dal centro, lontano dalla gentrificazione e che secondo noi meritano invece di essere visti in quartieri che sono meno gettonati e che quindi secondo noi meritano di essere scoperti.
sta divertendo? Sì, molto. Mi piace che ci siano tanti giovani che giocano a burraco. Con chi viene in coppia? Con mio figlio. E quanti burraco avete fatto? 4 burrachi e ne abbiamo 22. Ah, madonna, siete fortissimi! Sì, hanno paura di me. La cosa molto bella dei tornei di Burraco Milano è che i partecipanti sono molto variegati, quindi abbiamo dalla Gen Z, da Gen X fino ai boomer, e forse la cosa simpatica è che è uno dei pochi luoghi in cui lo scontro intergenerazionale viene meno, se non diciamo relegato al gioco. È uno speed date delle carte. Il gioco del burraco si gioca a coppie, quindi è un gioco che è intrinsecamente sociale, per cui viene meno quella componente di coraggio probabilmente di avvicinarsi a un'altra persona in un bar e iniziare un'interazione, ma qui l'interazione viene facilitata dal gioco, quindi secondo me anche le persone più timide qui riescono a trovare un luogo più accogliente. Quindi abbiamo visto anche nascere amicizie. Amori non lo sappiamo ancora, ma vi facciamo sapere. È il primo torneo, si sono incontrate 2 coppie, hanno giocato poi anche al secondo torneo e poi ho visto da Instagram che una coppia era stata invitata al matrimonio delle altre. Primo posto va a The Forget! Ragazzi, avete vinto il torneo del burraco, ve l'aspettavate? No, No, pensavamo per di arrivare niente. ultimi a dire il Esatto. vero. Ed è la prima volta che venite? Siamo anche allenate perché mi hanno detto non possiamo andare a fare una figura così di merda. Quanto vi siete allenate? 2 sere. Qual è il gran segreto della vostra vittoria? A parte le 2 sere di Esatto. allenamento, tanta sfiga in amore e i fazzoletti. Le prime squadre erano tutte coppie E quindi romantiche, eravamo in quindi per forza di vantaggio. cose dovevamo vincere noi. Vittoria schiacciante. Vantaggio. Il nostro torneo non è il classico torneo da circolo dove c'è tanta competizione, dove si vincono premi in denaro. Il nostro è proprio un momento per staccare, per passare una domenica, un sabato in maniera diversa, che con prezzi irrisori, insomma, ti diamo la possibilità di partecipare a un torneo, comunque bere, cantarti, divertire. Alla fine del torneo poi c'è sempre un altro momento di aggregazione, che è quello del karaoke, della stand-up comedy. Organizziamo anche altre attività. Viviamo in una città dove siamo iperconnessi, viaggiamo a una velocità altissima. L'idea di fermarsi, di avere uno spazio, l'idea di conoscere anche persone e vivere degli spazi offline, quindi non ci si dimentica del telefono, si sta qui per 3, 4, 5 ore in cui ci si conosce, si scherza, si balla, si ride, si beve insieme. In questo momento storico in una città come Milano è una cosa molto importante ed è per questo anche che abbiamo creato Burraco Milano e Nessuna. L'atmosfera di Burraco Milano è molto genuina, è molto autentica. Tutte le grandi città seguono un po' la dinamica della festa, della serata, del bar. Qui siamo riusciti forse a ricreare un ambiente da provincia o un ambiente da piccolo paese, da piccola città, ma in una città grande. Ricercare quella voglia di vita lenta che mi pare di aver osservato che ci sia, ma che non sia solo relegata a, per chi ha il privilegio di farlo, a quella settimana o 2 settimane di vacanza e poi ritornare nella frenesia della città. Qui abbiamo creato un angolo di vita lenta anche se non si è in vacanza.